Buon pomeriggio a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati e benvenuti su questo canale perché molti di voi sono iscritti e quindi guardano ricorrentemente i miei video, ne faccio praticamente uno al giorno, ma molti sono anche quelli che hanno incontrato, hanno conosciuto questo canale per la prima volta, stanno guardando in questo momento questo video per la prima volta, non sanno di cosa parla questo canale, non sanno come è strutturato e quindi a loro dico benvenuti e a loro spiego che questo canale è un canale di tifosi del Milan, in primis ovviamente, è un canale che oltre a dare le informazioni, quelle più importanti sul Milan, sia dal punto di vista del mercato, questioni societarie, risultati eccetera eccetera, ma è soprattutto un canale di approfondimento, cioè nel quale cerchiamo di andare oltre l'apparenza, oltre quella che è la superficie, lo facciamo in totale libertà, non è un canale legato a nessuna testata giornalistica, non è un canale legato alla società Milan, quindi siamo totalmente indipendenti. Io sono un semplice tifoso rossonero che ho competenze calcistiche diciamo sopra la media perché ho giocato tanti anni a calcio e quindi metto a disposizione di tutti voi di questa community le mie competenze per cercare di interpretare, di capire determinate cose che sono un po' ostiche e che non si capiscono al volo guardando semplicemente una partita, quindi faccio analisi tattiche, valutazioni sui giocatori, sugli schemi eccetera eccetera e poi cerco informazioni da fonti mie riservate che ovviamente non posso divulgare ma che sono assolutamente attendibili e anche dalle fonti tradizionali come fanno tutti gli youtuber che parlano dell'argomento Milan. Quindi un canale interessante, credo, almeno da quanto dicono quelli che sono iscritti e che mi seguono, un canale che se mi aiuterete nel tempo si svilupperà, crescerà perché è nato da pochissimo, è nato a ottobre del 2024, quindi siamo piccolissimi ma stiamo crescendo veramente in maniera veloce, quindi la prima cosa che faccio è chiedo a tutti, sia a quelli iscritti che a quelli non iscritti, di sostenere questo canale se vi piace ovviamente, e per farlo i non iscritti devono fare l'iscrizione gratuita, basta semplicemente un click, tutti devono accendere la campanella perché la campanella aiuta l'algoritmo a far trovare questo canale, tutti possono mettere un like se ovviamente gli piace il video e il contenuto che pubblico e tutti possono lasciare un commento che può essere tattico, sempre per aiutare a crescere questo canale con un grazie o con un ciao, va benissimo, oppure un commento vero e proprio. Io come vedete sotto ogni video che pubblico cerco di rispondere a tutti, leggo molto volentieri tutti i commenti che fate, quindi grazie a tutti per il sostegno. Allora, in questo video andiamo a parlare soprattutto della questione Milan a livello globale perché c'è stata la presentazione di Allegri sulla quale ho fatto un video ieri, lo potete andare a vedere qui nel canale, ma voglio tornare su questo argomento perché ci sono delle considerazioni che non ho fatto nel video di ieri e che intendo fare oggi che sono molto importanti. La prima di tutte queste considerazioni riguarda la percezione che ho avuto nei confronti di Allegri. Ho visto un Allegri contento, emozionato e veramente entusiasta di vestire la maglia del Milan, diciamo così, cioè di sedere sulla panchina del Milan. E questa cosa è nettamente in controtendenza rispetto a quanto ho sentito dire da molti tifosi in queste ultime settimane. Addirittura qualcuno è arrivato a dire che Allegri se ne sarebbe andato a gambe levate perché sarebbe stato preso in giro dalla vecchia dirigenza che gli avrebbe promesso mari e monti e poi Allegri, dicevano questi tifosi, una volta che è entrato nel Milan si fosse reso conto che queste erano promesse da marinaio, cioè promesse prive di fondamento, se ne sarebbe andato a gambe levate. Non è successo tutto questo, secondo me, mia modesta opinione, purtroppo ci sono persone che mettono in giro informazioni false, queste sono le famose fake news che sono messe o ad arte per fare visualizzazioni, perché le notizie sensazionalistiche ovviamente creano views, creano visualizzazioni e le visualizzazioni Google e YouTube le paga e quindi quelli che hanno tanti iscritti, 50, 60, 100.000 iscritti, hanno ovviamente tutto l'interesse a mettere informazioni fasulle o a fare video eclatanti, no? Ci sono alcuni che si sono organizzati con ospiti che straparlano e che parlano male di quello e di quell'altro, eccetera. Ecco, questo
sappiatelo, così vi fate un'idea un po' più precisa delle cose che succedono nel mondo YouTube. Queste sono spesso cose fatte ad arte per fare visualizzazioni, poi siete liberi di guardarlo o no, nel senso magari è intrattenimento, no? In questo canale io cerco di fare cose un pochino più serie, quindi un pochino più basate su fatti concreti e reali piuttosto che su fantasia e su fake news. Oppure sono le fake news create dai famosi complottisti, quelli che vedono nero dappertutto, che vedono tutto come un complotto, che vedono tutto che funziona male, che ci sono mostri dappertutto. Sono le famose persone che non si fidano e quindi siccome non si fidano e non vogliono rimanere fregati, la cosa più semplice da fare è non credere a niente, così uno dice perlomeno io non prendo fregature. Sì, ho capito, però così non vivi neanche, nel senso, cioè vivi male secondo me, no? Quindi la cosa più giusta da fare è essere equilibrati e distinguere tra quelle che sono le fake news e quelle che sono le notizie vere, tra un facile entusiasmo dettato da, che ne so, da notizie fasulle e un entusiasmo moderato basato su fatti concreti. Ecco, quello che io ho registrato, quello che io ho avuto nei confronti della conferenza stampa di Allegri è un entusiasmo moderato, ma dettato da che cosa? Non da facili entusiasmi, cioè da entusiasmi che nascono da valutazioni, diciamo così, superficiali o fantasiose, ma da precise considerazioni che sono, una è quella che dicevo prima, cioè il fatto che ho visto un Allegri sereno, rilassato, motivato, entusiasta, contento, eccetera, che sono tutte emozioni che uno può anche recitare, no? E quindi uno, se è bravo a recitare, può tirarle fuori, poi magari dentro c'ha il fuoco, no? Però sostanzialmente una persona abbastanza schietta, abbastanza spontanea e genuina come Allegri difficilmente riesce a mascherare le emozioni nel bene e nel male. L'abbiamo visto in alcune interviste, in alcuni post partita infuocati contro Sacchi, contro altri opinionisti, no? Quando c'erano delle cose che non gli andavano bene, glielo leggevi in faccia che effettivamente in quel momento era arrabbiato e c'erano cose che non gli piacevano. Quindi vederlo così tranquillo e sereno è una prima grande buona notizia, perché vuol dire, uno, che quello che gli è stato promesso in parte ha trovato, perché ancora tutto non è fatto. Il mercato, come ha detto sia Tare che Allegri, sarà lungo e bisognerà aspettare la fine d'agosto per tirare le somme, quindi anche lui è in attesa di vedere cosa gli riserverà il mercato e quindi cosa farà la società per accontentare le sue richieste. Ma perlomeno fino a questo momento, che uno potrebbe dire vabbè, il mercato è partito ieri, sì è vero, però lui è entrato già da qualche settimana, si è confrontato con i vari dirigenti, con la proprietà, eccetera, eccetera, e quindi se ci fosse stato qualcosa che non tornava di così eclatante, evidentemente non sarebbe così tranquillo. Poi può tranquillamente, da essere così felice e rilassato, nel corso delle prossime settimane diventare preoccupato, perché se poi non arriva nessuno e ci sono complicazioni eccetera, tutto è possibile. Però intanto abbiamo registrato che fino ad oggi le cose stanno andando come dovrebbero andare e questo è già un buon punto di partenza. La cosa importante che volevo dire, oltre a questa ovviamente su Massimiliano Allegri, è che ha parlato di cose veramente interessanti, come il fatto che i calciatori, a suo modo di vedere, si devono divertire ma con grinta, e aggiungerei io con risultati. Quindi questo fatto di voler mettere i giocatori, come ha sempre detto, al centro del suo progetto, per metterli nelle migliori condizioni per potersi esprimere al meglio e per poter dare il 110%, è una cosa che io trovo assolutamente interessante, soprattutto con giocatori come Leao, ma anche come Maignan, come Pulisic e tanti altri, no? Perché poi in squadra il talento non manca e se arriveranno anche altri giocatori si aggiungerà talento al talento e quindi sarà ancora più importante avere un allenatore che sa come tirare fuori il meglio da determinati giocatori, visto che i suoi predecessori non ci sono riusciti. E quindi è importante, secondo me, focalizzare la nostra attenzione sul fatto che per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo un allenatore competente in materia che, come ho già detto, non è assolutamente un allenatore del non calcio o del difensivismo più assoluto, assolutamente no, l'ho spiegato. Allegri è anzi uno che cerca l'organizzazione maniacale in mezzo al campo, in difesa eccetera, ma per un semplice motivo, l'ha detto durante la conferenza stampa, ha detto negli ultimi 15, 16, 17 anni, non mi ricordo più,
C'è stato solo un anno nel quale ha vinto lo scudetto la squadra che non aveva la difesa migliore, e fu la Juventus di Sarri, che prese non so quanti gol e non fu la difesa migliore, ma in tutti gli altri campionati ha sempre vinto la squadra che aveva la difesa migliore, quindi che aveva incassato meno gol. E questo è un dato che non possiamo ignorare, non possiamo far finta che non esista. Lui stesso ha detto: a me non piacciono più di tanto i dati, ma questo è un dato significativo. Ciò significa che dare importanza alla fase difensiva, non giocare in difesa col pullman davanti alla porta, dare importanza alla fase difensiva è cruciale nell'ottica di vincere lo scudetto, perché poi se te pensi solo a difendere ma non segni, è inutile che tu abbia la miglior difesa, anche in quel caso non vincerai mai lo scudetto. Ma se te dai importanza alla fase offensiva ma dai altrettanta importanza alla fase difensiva e trovi il giusto equilibrio, questa è la strada giusta per ottenere risultati. E quindi il pragmatismo di Allegri non passa per il non calcio o per il calcio ultra difensivista, passa per un discorso equilibrato, per un concetto di calcio molto equilibrato, per un equilibrio che la stessa squadra deve trovare. E mi è piaciuto anche molto il concetto che ha espresso quando ha detto: questi ragazzi sono un bel gruppo ma dovranno diventare squadra. Ecco, è questa l'essenza della filosofia di Allegri, che io sposo totalmente, perché questi ragazzi non sono mai stati una squadra, erano un'armata Brancaleone con tanto talento, ma un'armata Brancaleone. C'è stato un passaggio in cui Allegri ha detto: ho visto questi ragazzi fare delle partite straordinarie, e si riferiva a partite come alcuni derby, come il 3-1 che abbiamo fatto con il Real Madrid, dove se non hai talento e se non hai determinate qualità non puoi riuscire a fare quei risultati, perché non si parla di due squadre qualunque, si parla dell'Inter che quest'anno nel momento in cui pedalava era una delle più forti squadre d'Europa, e si parla del Real Madrid che è una delle più forti squadre al mondo, e quindi non puoi andare a fare il risultato con queste squadre così casualmente. Quindi lui ha detto: questa squadra ha talento, a qualità, e ho detto col mercato probabilmente si aggiungerà qualità a qualità, perché è arrivato Ricci, arriverà Modric, probabilmente spero arrivi Yashari, magari un'altra punta, un difensore centrale, due terzini, e quindi si andrà addirittura a rafforzare il concetto di qualità di questa squadra. Ecco, questo gruppo di giocatori talentuosi deve diventare squadra. E in questo fondamentale Allegri è formidabile, perché non so se avete visto, è stata pubblicata oggi questo filmato, non so se avete visto come ha interagito con Leao. A un certo punto durante il primo allenamento è andato da Leao e Leao si è messo a ridere, perché l'ironia di Allegri, la leggerezza, la sua capacità di entrare in empatia e di entrare in simpatia con i giocatori è la chiave che apre tutte le porte. Lui, senza essere eccessivamente autoritario, senza essere eccessivamente come dire duro come era magari con Sensao, senza essere eccessivamente timido e riservato e introverso come era Fonseca, con la sua capacità di comunicare in maniera schietta, in maniera simpatica, in maniera diretta, riesce quasi sempre a coinvolgere i giocatori, riesce a tirare fuori il meglio e soprattutto riesce a metterli nelle migliori condizioni. Io, come Allegri, mi aspetto una stagione formidabile soprattutto da Leao, che per la prima volta da quando al Milan troverà una situazione ideale, perché Leao verrà messo nelle migliori condizioni possibili per esprimere le sue potenzialità, per trovare quella continuità che non ha mai avuto fino ad oggi, e quindi avrà un'occasione più unica che rara di fare quell'ulteriore step di crescita che lo porterà fra i grandissimi, e noi chiaramente da tifosi del Milan non potremo che essere strafelici di questo. Ma stesso discorso vale anche per altri giocatori. Ricci, che è da molti tifosi del Milan sottovalutato, Ricci, io l'ho studiato, ho fatto un video, andatelo a vedere, è un fior di giocatore, ragazzi, è ancora giovane ma è un fior di giocatore. Se questo sboccia definitivamente, noi ci ritroviamo una sorta di Pirlo in squadra, ora con le dovute proporzioni, e quindi con tutto il rispetto per Pirlo, che chiaramente Ricci prima di arrivare a essere Pirlo ce l'ha da passare acqua sotto i ponti, però le caratteristiche sono simili, la qualità è simile, l'ambiente che troverà con Allegri è anche per lui un ambiente ideale, quindi perché non sperare che anche Ricci possa
definitivamente sbocciare e diventare un giocatore straordinariamente importante, soprattutto alla luce del fatto che avrà nello spogliatoio un giocatore come Modric dal quale potrà imparare tantissime cose come tanti altri giovani che avremo in squadra. Lui, ci sarà Pulisic che potrà essere più libero di quello che è sempre stato ultimamente nel Milan, di muoversi e di fare quello che gli riesce meglio. Insomma, ci sarà da divertirsi secondo me. Quindi buone sensazioni, senza andare a pensare di poter vincere lo scudetto, quindi senza farsi entusiasmare eccessivamente, ma moderato ottimismo, moderato entusiasmo, perché ci sono determinati argomenti, determinate situazioni, determinate cose che ho visto e che ho sentito che mi fanno sicuramente ben sperare. Detto questo, andiamo al mercato. Il mercato è un mercato in divenire, sarà un mercato lungo, come ho detto. Vi confermo quello che avevo già detto in alcuni video precedenti, che la punta centrale probabilmente il Milan la farà a agosto inoltrato, perché a quel punto i prezzi delle punte scenderanno. Oggi ovviamente le squadre che sono costrette a vendere le loro punte, che hanno dei prezzi esorbitanti, cercano di strappare il prezzo più alto possibile, come è giusto che sia, sta nella logica delle parti, no? Nel gioco delle parti. Poi però quando si arriverà alla fine di agosto, verso il 20-25 di agosto, è chiaro che a quel punto, se una società è costretta a vendere la propria punta, per quanto abbia un valore altissimo, è ovviamente obbligata ad abbassare questo valore, perché sennò rischia di non poterla vendere, di averla sul groppone, come si suol dire, magari l'ha separato in casa, messo fuori rosa, insomma, e poi deve pagare lo stipendio e quindi sarebbero soldi buttati. Quindi il Milan, che ha un budget ridotto, perché ad oggi quelli che dovevano uscire ancora non sono usciti totalmente, ci sono giocatori che probabilmente non usciranno più e che andranno probabilmente a costruire le seconde linee. Mi riferisco a Chukwueze, a Okafor, eccetera, che se non ricevono delle offerte in tempi abbastanza rapidi, può darsi che Allegri decida, poi vedendoli sul campo, che non siano così da buttare e che possano costituire le seconde linee, perché è chiaro che Leao da una parte e Pulisic dall'altra hanno bisogno di un cambio, e quindi attualmente i cambi di Pulisic e di Leao sono Chukwueze al posto di Pulisic e Okafor al posto di Leao. Potrebbero anche andare teoricamente, se con Allegri potessero anche loro sbocciare e migliorare le loro performance, però se arrivano delle offerte interessanti e c'è la possibilità di cambiarli con altri giocatori, magari si faranno anche questi cambi. Però dicevo, col fatto che di tutti quelli che dovrebbero partire ne sono partiti pochi, perché è partito Reinders, Kalulu non lo prendo neanche in considerazione perché era già fuori, ma è partito Theo Hernandez, e poi abbiamo dato in prestito Camarda, ma abbiamo fatto pochissimo perché il Milan contava di fare un budget sulle cessioni e ancora non abbiamo ceduto praticamente nessuno. Ciao è rimasto, Musa è rimasto, Tomori è rimasto, e quindi insomma, se non facciamo tante cessioni il budget sarà ridotto. Quindi dicevo, la punta sicuramente si aspetterà all'ultimo e si cercherà di cogliere l'occasione, perché come dicevo, una squadra che deve vendere la punta a tutti i costi aspetterà all'ultimo e poi necessariamente fisiologicamente cederà sul prezzo di vendita, e quindi quelle saranno le occasioni dell'ultimo minuto. Ma il Milan deve e dovrà sicuramente mettere a posto la difesa e dovrà sicuramente prendere uno o due terzini, quasi sicuramente ne prenderà uno, ma ci sono ottime possibilità che possa prendere anche il secondo. Si parla di Doué come terzino destro e di Gutierrez, che è uscito fuori come nome nuovo sulla sinistra, ma sono tutti nomi che secondo me ancora lasciano il tempo che trovano, perché sembra che l'offerta che è stata fatta dal Milan di 15 milioni per Doué non sia stata ritenuta all'altezza della situazione. Sembra che questo Gutierrez sia praticamente un giocatore che è ancora un po' troppo acerbo per poter pensare di vestire la maglia da titolare nel Milan, perché ha 23 anni, ha giocato nelle giovanili del Real Madrid, ci sono
secondo me ancora dei nomi, dei profili che sono tutti da verificare, perché poi alla fine quello che conta saranno le offerte, quelle concrete, e quello che conta saranno soprattutto le situazioni nelle quali le offerte che verranno fatte saranno accettate dalla controparte. Io apro e chiudo parentesi, io l'avete visto, è arrivato Ricci, è stato ufficializzato, ho fatto un video specifico su Ricci dove spiego tutte le sue caratteristiche tecniche, come gioca, quali sono le sue qualità, perché è stato scelto da Allegri, e poi vi ho fatto vedere dei video dove si vedono concretamente queste qualità applicate sul campo. Se non l'avete visto il video su Ricci, andatelo a vedere, è molto interessante. Farò la stessa cosa per ogni acquisto ufficiale, quindi più che parlare di nominativi, oggi esce quello, oggi esce quell'altro, a me piace poco questa cosa, perché tanto sono nomi che a volte vengono messi fuori ad arte per sviare le indagini, oppure vengono messi fuori per creare visualizzazioni, come dicevo prima. Ci tengo veramente poco a fare questi video dove parlo di quel nome e di quell'altro, ho provato anch'io a farli, perché poi se no mi si dice che non sto al passo con i tempi, che non sono sul pezzo, però secondo me ancora lasciano il tempo che trovano, quindi ancora è prematuro parlare di nomi certi. Quando arriveranno i nomi certi ci sarà praticamente la quasi sicurezza che il giocatore è arrivato, oppure l'ufficialità come nel caso di Ricci, sicuri. State certi che farò un video dove spiegherò quali sono le caratteristiche del giocatore appena acquistato, come si integrerà nel gioco di Allegri, e magari vi farò vedere anche qualche skills direttamente da video. Stesso discorso per le punte, si parla di Vlahovic, si parla di Darwin Núñez, si parla di altri, addirittura sono usciti fuori altri nominativi, ma non mi piace parlare di queste cose perché non c'è nessuna notizia ufficiale, non c'è nessuna certezza che arriveranno, e quindi in questo momento parlare del nulla è veramente difficile. È uscito il nome di Archie Brown come terzino al posto di Teo Hernandez, quindi vi do semplicemente questi nominativi che li potete trovare su tutti gli organi di informazione sportiva, ma sono tutti nomi che in questo momento lasciano il tempo che trovano. Quindi ragazzi, se esce fuori qualcosa di concreto, se o grazie alle mie fonti o grazie alle fonti ufficiali esce fuori qualcosa di veramente, veramente concreto, come è successo per Ricci, per Modric, per Yashari, che aspettiamo ancora oggi la risposta del Bruges, sicuramente ne parlerò approfonditamente, ma di questi nomi, che sono nomi a volte anche di fantasia, scusatemi, ma preferisco non parlarne perché tanto ha poco senso. Quindi vi lascio dicendo che aspettiamo, come stavo dicendo, la risposta del Bruges per Yashari. L'offerta, come ha detto Tare, è un'offerta molto importante. Io non lo so voi, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Io 40 milioni per un giocatore come Yashari non so se li avrei spesi, nel senso, secondo me nel mondo ci potrebbero essere due centrocampisti, uno simile a Yashari, un altro diverso che a noi ci farebbe comodo, tipo Javi Guerra, e magari li potresti prendere perché un po' poco conosciuti, con 20 milioni e 20 milioni. Quindi con 40 milioni io avrei preso due centrocampisti magari un po' meno famosi ma ugualmente forti. 40 milioni tutti su questo giocatore, non lo so, io francamente questa operazione mi lascia un po' perplesso. Chiaramente poi mi fido di Tare e di Allegri, quindi dico, dall'altra parte, se hanno scelto di fare così ovviamente avranno le loro motivazioni. Magari questo giocatore è proprio un giocatore formidabile che fa la differenza a centrocampo e che ci aiuterà a fare quel salto di qualità che è così importante per ritornare a essere competitivi. Me lo auguro, questo è il mio augurio. Però 40 milioni io li avrei investiti più sulla punta, ecco, se proprio avessi dovuto scegliere. Quindi, considerando che il budget non è illimitato, io avrei fatto questa scelta. Ditemi cosa ne pensate. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando che siate iscritti o no, accensione della campanella, quindi per i non iscritti fate l'iscrizione, anche per gli iscritti accensione della campanella, è importante per l'algoritmo, like al video e commento anche tattico per sostenere il canale. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.